Mi chiamo Matteo, ho 46 anni e vivo a Turku in Finlandia. La Finlandia mi ha colpito per la sua bellezza e l'immensa natura che è presente anche all'interno delle città. La mia avventura in Finlandia è iniziata nel 2007. Al tempo vivevo ancora in Italia, avevo un lavoro, ero direttore di un negozio di elettronica, videogiochi e nel tempo libero suonavo in un gruppo rock metal e tramite questo gruppo sono venuto in contatto con una ragazza finlandese con cui ho iniziato a corrispondere e dopodiché mi ha invitato a venire a visitare la Finlandia e da lì ci siamo innamorati. Qui in Finlandia io ho sempre lavorato nella maggior parte dei casi con italiani. Ho avuto la fortuna di lavorare nel periodo estivo per 3-4 anni con il mercato internazionale proveniente da diversi paesi, tra cui c'era anche uno stand italiano che proponeva pizza e tramite questo mercato ho avuto la possibilità di girare per la Finlandia, si cambiava città ogni settimana. Tramite poi questa esperienza lavorativa mi sono reinventato poi pizzaiolo e da 3 anni lavoro nella pizzeria 450 di Turku. Siamo tutti italiani e siamo nella top 50 pizzerie d'Europa. Sicuramente avere un contatto qui ha facilitato la mia idea di trasferimento. Per diversi anni, quasi 5 anni, abbiamo continuato questa relazione a distanza, quindi io spesso volavo qui in Finlandia in diversi periodi dell'anno, per cui ho visto la Finlandia sia durante l'estate che l'inverno, primavera, autunno e lei faceva altrettanto, veniva in Italia. Dopodiché nel 2012, gennaio 2012, ho deciso di trasferirmi definitivamente qui in Finlandia, a Turku. Integrarsi non è stato proprio così semplice, i primi 2 anni, 2 o 3 anni sono stati più difficili. La Finlandia ti permette di imparare la loro lingua con dei corsi pubblici, però sono corsi molto basilari che danno proprio un'infarinatura della lingua e che non è molto semplice ovviamente da imparare, credo che sia una delle 3 più difficili al mondo. E quindi una volta ricevuta questa infarinatura saremo noi a dover iniziare a parlare alle persone. Col tempo mi sono reso conto che anche i finlandesi non parlano propriamente sempre lo stesso finlandese. Qua a Turku per esempio si parla un finlandese con delle contaminazioni dallo svedese. Si dice che i finlandesi in generale nei paesi nordici siano particolarmente freddi a livello caratteriale. Io credo invece che non sia freddezza ma sia più timidezza. I finlandesi sono persone molto riservate e amano anche la loro natura riservata, per cui fanno fatica a relazionarsi o a legarsi anche con delle persone, soprattutto persone poi nuove che vengono al di fuori della Finlandia, che magari non parlano proprio bene la stessa lingua, proprio anche perché poi hanno forse un po' di vergogna a
parlare una lingua differente dal finlandese. Ho notato una differenza con i finlandesi invece che hanno avuto esperienze all'estero, che hanno vissuto per un po' all'estero, che hanno questa mentalità più aperta. In realtà poi questa timidezza scompare quando nei weekend incontri qualche finlandese al bar e magari un po' più alticcio del solito, per cui sono molto più espansivi, molto più loquaci, e in quel caso saranno i tuoi grandi amiconi per eventualmente la serata. Devo dire che in questi anni poi ho notato che c'è anche un po' di razzismo, dovuto forse proprio a questa riservatezza, a questa timidezza. I finlandesi danno sicuramente priorità ai finlandesi per quanto riguarda il posto lavorativo, pretendono che venga imparata la lingua finlandese, che si parli la lingua finlandese, anche se poi magari una volta ottenuto il posto di lavoro ti potrebbero parlare tranquillamente in inglese. Gli italiani in realtà sono visti molto bene, i finlandesi sono spesso curiosi di sapere il motivo per cui un italiano si trasferisce qui in Finlandia, e rimangono poi stupiti e sorpresi, anche contenti del fatto che noi italiani riusciamo a apprezzare le stesse cose che poi loro apprezzano del loro paese. Devo dire che la Finlandia non è per tutti, ci sono molti contro e abbastanza credo pesanti. Uno fra tutti è sicuramente il tempo. L'estate della Finlandia è molto bella ma anche molto corta, dura all'incirca 2 mesi e molto spesso può essere che non ci sia sempre il sole. Oggi per esempio è una giornata molto variabile, il sole va e viene e l'aria è molto fresca. Di bello è che appunto l'estate non è afosa e si sta veramente molto bene a passeggiare e vivere la giornata fuori di casa. L'autunno è molto particolare, bello piovoso, è molto caratteristico perché gli alberi cambiano spesso colore e quindi ha queste tonalità gialle e rosse molto forti. La nota dolente è l'inverno, per quanto io lo trovo molto caratteristico e bello, soprattutto quando nevica, quindi il paesaggio cambia fortemente, è purtroppo molto lungo, può durare 6 mesi e quindi si può arrivare alla fine dell'inverno veramente con un po' di diciamo di ansia. Però ecco diciamo con poi le giuste compagnie e con gli amici tutto passa. Sicuramente Helsinki, la capitale, è una città molto più europea, ai livelli direi quasi di una Milano, ma non così troppo congestionata. Turku è una città molto aperta e viva, con una buonissima università, ma rimane una cittadina di 300.000 abitanti, sempre diciamo molto, credo, ancora europea. Spostandoci più verso l'interno, verso nord, le città assumono poi uno standard simile, molto, molto più nordico, forse tranne Oulu,
ecco, il resto delle città sono quasi tutte uguali, con una piazza centrale, dopodiché tutti i quartieri si sviluppano attorno alla piazza principale. Qui a Turku ci sono 3 immensi parchi, e noi adesso ci troviamo in uno di questi, e si possono fare delle bellissime passeggiate anche lunghe 4-5 km. Una cosa che bisogna sfatare della Finlandia è che qui sia tutto molto più caro. In realtà è in parte vero. Qui in Finlandia quello che si paga di più sono le cose extra, quindi le uscite, l'alcol che è tassato dallo Stato, mangiare al ristorante, le sigarette. Tutto il resto credo che sia più o meno in linea, e forse da una parte anche molto meno rispetto a quello che era in Italia. Gli affitti sono sicuramente in linea, io pago circa 700 euro per 60 metri quadri, e le bollette, ecco, sono ridicole. Questa è la grande differenza forse che abbiamo dall'Italia. In Italia quello che pesava per esempio sul mio stipendio erano le bollette veramente alte per l'energia, per la corrente elettrica, il gas, l'acqua. Qui pago 50-60 euro per 3 mesi di elettricità, che comprende anche il riscaldamento. E quindi tutti questi soldi che vengono risparmiati con le bollette vanno ovviamente poi a influire sui soldi del mio stipendio, che mi permettono comunque di togliermi delle soddisfazioni, che mi permettono comunque di poter andare ogni tanto al ristorante, di uscire il weekend con gli amici a bermi 2-3 birre. Parlo ovviamente per esperienza personale proveniente dal nord Italia. Immagino che al sud Italia ci siano dei costi anche minori per quanto riguarda il cibo. Un'altra grande differenza dall'Italia è per esempio che qui io non ho una macchina, viaggio con gli autobus, eventualmente con la bicicletta. Turku ha una lunghissima pista ciclabile che si estende per quasi 14 km in lunghezza e copre completamente la città fino ad arrivare anche al mare. E gli autobus sono sempre in orario, quasi sempre in orario, anche quando d'inverno c'è il ghiaccio o la neve alta. Ed è uno veramente dei pregi di questo paese, per cui non c'è necessità di avere una macchina se non per grandi spostamenti. Eventualmente i costi a noleggio sono molto bassi, il che permettono di prendere una macchina per un breve periodo e potersi spostare per un breve viaggio. Anche i treni funzionano benissimo e i costi dei biglietti sono spesso molto convenienti. Preferisco l'autobus perché le offerte sono migliori, partono da 10 euro per 300 km, e quindi in 2 ore, 2 ore e 20 posso raggiungere Helsinki molto facilmente. Alla fine il mio bilancio di questo cambiamento di vita è sicuramente positivo, anche dopo che il rapporto con la persona per cui mi ero trasferito qui è finito. Ho deciso di rimanere perché i pro sicuramente superavano i contro, e ormai la mia vita è qui, sono molto contento della mia scelta. Ho un buonissimo lavoro, dei buoni amici, e sono felice.
Quindi se meditate di trasferirvi qui in Finlandia, io vi consiglio prima di tutto di farvi una vacanza, venire a visitare diverse città, che possono essere Helsinki come capitale, Turku, Tampere, e venite qui d'estate, magari se potete farvi un giro anche in inverno, e poi valutare se vale la pena fare questo salto e cambiamento di vita. Un saluto a tutti gli amici in Italia e gli amici di Story Hunter TV. Allacciandomi poi al discorso che ho fatto prima, proprio per il fatto che relazionarsi con i finlandesi è molto difficile, ecco, ritrovarsi da soli, magari ad affrontare un inverno solo lavorando e poi tornare a casa e non avere nessuno con cui parlare, non potersi legare con qualcuno, ecco, rende la cosa molto più pesante.